Ho provato questa strategia per più di un mese, ho fatto un backtest, dopodiché ho cominciato a testarla con un conto reale e quello che è successo mi ha veramente stupito. Prima di cominciare con il video però ci tengo come al solito a fare delle premesse che sono importantissime. Quello che vado a fare io solitamente in questo genere di video appunto è cercare questi tipi di strategie online e condividerli con voi. Non è nessun consiglio finanziario, non stiamo a dire che queste strategie siano le migliori al 100%, anzi sicuramente ce ne saranno altre di buone e soprattutto cosa importante, queste strategie si basano su delle statistiche o almeno la maggior parte di questo, quindi ogni determinato movimento che ci mostra il grafico c'è una probabilità che si verifica quello che serve a noi o quello che ci va a dire la strategia, quindi diciamo che si tratta di statistiche. Io vado a testare semplicemente che questa statistica sia efficace o no. Questa strategia particolarmente mi ha stupito perché c'è soltanto bisogno di un indicatore e ad un determinato time frame. L'ho testata sulla coppia che vi andrò a dire tra poco, l'ho provata a testare su altre coppie contemporaneamente o a fare comunque un backtest e non è risultato lo stesso, quindi solo su questa coppia ho visto che per ora è efficace. Proverò sicuramente sulle cripto perché in questo caso siamo su Forex, proverò sulle cripto ad utilizzare la stessa strategia con lo stesso time frame e tutto il resto, per capire se questa statistica appunto è più adatta solo a questa coppia oppure si può adattare anche ad altri tipi di coppie. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere ma lasciare un bel like per supportare questo genere di video, questa serie appunto dove vado a testare le strategie, l'iscrizione al canale per chi è nuovo e adesso ci spostiamo al PC e andiamo a vedere un po' come funziona questa strategia. Ci troviamo davanti al nostro grafico, siamo sulla coppia AUD-USD, l'ho provata come dicevo prima in altre valute, altre cose, non mi è piaciuta, su questa mi ha dato veramente soddisfazione e sinceramente continuerò comunque a provarla o ad associarla ad altre strategie che uso perché è molto simpatica, ovviamente più per fare scalping, infatti la andiamo a vedere su time frame di 5 minuti, ha bisogno di solo un indicatore che è l'RSI, cioè veramente semplicissima una strategia, un indicatore. Potenzialmente potrebbe essere vista solo dall'RSI, cioè non abbiamo quasi nemmeno bisogno del grafico a candele per addirittura. È una strategia comunque basata sulle divergenze, io ho già fatto altri video sulle divergenze o comunque strategie basate su di esse, però in questo caso, ripeto, è veramente molto più semplice delle altre e andiamo un attimo a vedere come funziona. Ed ecco qua, passiamo all'esempio pratico, guardiamo il nostro RSI e andiamo a cercare la nostra divergenza. Io in questo caso ho preso un vecchio test dove avevo fatto un 2,52% di profitto, che diciamo non è per niente male. Quindi andiamo a cercare la nostra divergenza, cosa facciamo? Vediamo quando l'RSI sale sopra la linea dei 70 o sotto la linea dei 30, diciamo che è molto più interessante, solitamente è più facile che si verifichi una condizione del genere o comunque sia è più netta, quindi è più facile che si completi, che la strategia vada in porto. Quindi una volta bucata la linea dei 70 aspettiamo, vediamo cosa succede e vediamo che in questo caso si è formata la divergenza. Perché? Perché qui i due picchi vanno a scendere mentre qui sul grafico vanno a salire, quindi la divergenza si è formata e adesso dobbiamo capire solo come impostare stop loss e take profit, quindi come posizionarci. Innanzitutto è consigliato guardare l'RSI e non l'indicatore di divergenza, ma adesso vi spiego il perché. Perché l'indicatore di divergenza non vi indica subito la divergenza, non vi va a dire subito ecco se è verificata la divergenza, ma ve lo dice solitamente 2-3 candele dopo e capite bene che essendo una strategia più su scalping, quindi molto più veloce, capite bene se ci va a dire la divergenza si è verificata dopo 5-10 minuti non ci interessa più, è troppo tardi. Come vedete in questo caso io dopo 4 candele avevo già chiuso la posizione, quindi sarebbe stata quasi inutile aprire una posizione qui. È per questo che utilizzo l'RSI, quindi dobbiamo essere bravi noi a capire quando si sta verificando la divergenza. Una volta verificata appunto entriamo nella candela subito dopo, quindi in questo caso vedete ha bucato qui, vediamo che sul grafico si sta verificando l'opposto, cosa facciamo? Apriamo nella candela successiva, quindi in questo caso, ecco qua, io l'ho indicata con la freccia, abbiamo aperto in questa candela qua. Una volta aperta la nostra posizione, come facciamo ad impostare questo take profit? Parliamo prima del take profit, vediamo subito come si fa.
non c'è una situazione ben precisa, ma dobbiamo tenere d'occhio sempre l'RSI. Come vedete, i picchi che abbiamo preso in considerazione sono questo e questo. Vediamo cosa è successo nel mentre, quindi mentre si muoveva da qui a qui, il picco diciamo minimo che ha toccato è stato qui. Quindi noi la posizione ce l'andremo a chiudere una volta che l'RSI tornerà su questa linea qui. Quindi prendiamo come punto il punto più basso che ha toccato. Nel caso opposto, nel caso della posizione long, sarebbe stato il contrario. Quindi ci interessa cosa succede in mezzo e ci andiamo a segnare questo punto e diventerà il nostro take profit. Tenendo d'occhio l'RSI, una volta che arriva al punto interessato, chiudiamo la nostra posizione in profit. Stessa cosa invece si può fare al contrario. Altra cosa invece per lo stop loss. Se noi siamo entrati in questa posizione qui e vediamo che l'RSI ci va al contrario, magari e supera anche il punto d'ingresso, e dobbiamo chiudere la nostra posizione e quindi abbiamo preso stop loss. Credo che non sia difficilissimo, magari adesso andiamo a vedere un altro esempio, andiamo indietro oppure comunque ne troviamo uno nuovo che magari io non ci avevo fatto caso, perché comunque questi sono tutti test che io ho fatto stando al grafico. Andiamo al test numero 1. Che anche qui avevo fatto un 1,20% di profitto. Andiamoci a vedere questa situazione qui. Come vedete RSI, ecco qua, molto sbilanciata, cioè in realtà non molto, ma siamo lì, mentre qui vediamo che si è verificato praticamente il contrario. Qui sale, qui è un po' in discesa. Una volta che sta tornando, qui non so, forse vabbè ho indicato male, il punto d'ingresso doveva essere comunque questo. Apriamo la nostra posizione in short, ci andiamo a prendere il nostro punto di interesse, che in questo caso era questo picco qui, ci andiamo a tracciare la nostra linea e quando vediamo che comincia a scendere, in questo caso tocca questa linea qui, chiudiamo la nostra posizione short. Diciamo che non è molto difficile da fare. Io l'ho provata veramente tante volte, vi sto parlando più di 40 test che ho fatto, no, forse anche di più, forse anche sui 60, e su queste 60 volte solo 3 mi sono andate contro, di cui una si trovava a ridosso di una notizia di mercato, quindi diciamo che non la ritengo proprio affidabilissima quella posizione lì, però comunque sia stiamo parlando che veramente su tantissime volte provata. Adesso ripeto, non l'ho provata tutte le volte che si è verificata, almeno nell'ultimo periodo, però facciamo un ultimo esempio che mi è apparso proprio qui scorrendo sul grafico, che io ho saltato. Come vedete RSI ha bucato i 30, è risalito altro picco e vediamo che qui c'è una salita, mentre il grafico ci fa vedere una discesa. Questa è una posizione di long, quindi ci andiamo a vedere anche un esempio di long. Come vedete qui sale e qui scende. Cosa andiamo a fare? Andiamo ad aprire la nostra posizione in long e quando andiamo a chiudere la nostra posizione sul nostro punto di interesse al centro di quello che ci interessa. Il nostro punto di interesse è il picco diciamo più alto che si è verificato sull'RSI mentre appunto nel mentre della divergenza, diciamo così, e prendendo in considerazione questo punto qui andiamo a chiudere la nostra posizione. Quindi il nostro punto d'ingresso è stato qui, la nostra chiusura è stata qui e anche questa era andata in profit. Guardate qua, adesso le sto vedendo così casualmente trascinando sul grafico, come vedete qui ce n'è ancora un'altra. Vabbè, faccio l'ultima altrimenti non la finiamo più. Anche qua c'è una discesa, qua c'è una salita. Apriamo la nostra posizione in long. Nostro punto di interesse qui sull'RSI è questo. Andiamo a capire quando dobbiamo chiudere la nostra posizione, ci impostiamo il nostro take profit ed ecco qua, noi entriamo qua e la chiudiamo qua. Cioè veramente molto molto semplice e ne potremmo trovare altri 100 secondo me scorrendo, però vabbè, ovviamente ragazzi c'è sempre da stare attenti a notizie di mercato e tutto il resto, però comunque sia, ripeto, per me questa strategia è molto molto carina. Nient'altro da dire ragazzi, penso che sia stato tutto chiaro. Se avete domande fatemele nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.